Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento della Innovation Week con la Sei Laser che tra poco sarà con noi. Io sono Alessandro Mambretti, vicepresidente di Taga Italia, ed è qui con me per moderare e per parlare di Sei Laser Ettore Colico, Converting Director. Ciao Ettore, ci sei? Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Eccoci. Ciao Alessandro. Ciao, tutto bene? Sì, dai, ce l'abbiamo fatta. Dai, alla grande, alla grande. Allora, morto un Drupa se ne fa un altro, titolo fortissimo. Allora, Drupa è stato cancellato e... Sicuramente la notizia è stata di quelle pesanti, tra virgolette, nel senso che, come ben sai, molte aziende, soprattutto quelle più importanti, aspettano l'evento, il grande evento per il lancio di nuovi prodotti. E quindi Drupa significa centinaia di migliaia di visitatori, tutti i media coinvolti, eccetera, eccetera. Anche noi come Sei Laser avevamo impostato il nostro marketing e quindi il lancio dei nostri migliori prodotti in occasione del Drupa 2020. Infatti, e sappiamo tutti come è andata a finire, in sostanza. Infatti. So che per voi era un momento molto importante, un sacco di novità da annunciare e quindi avete reputato opportuno non aspettare, perché sì, bisogna, esatto. per i sistemi di Converting digitale è il momento giusto per partire. Cosa Sì. intendi per Converting digitale? Allora, intendo uno strumento, degli strumenti di supporto alle tecnologie di stampa digitale per la realizzazione del prodotto finale, in definitiva. Perché? Perché il cliente non compra al metro quadro, ma compra degli oggetti. Esatto. Quindi acquista oggetti finiti che possono essere calendari, astucci, biglietti augurali, photobooks, eccetera, eccetera. Quindi il lavoro del converting è quello di rendere materica la stampa creando oggetti finiti. Noi adesso vado sul poetico, ci definiamo un po' degli intagliatori, un po' degli scultori, mentre invece lo stampatore è più il pittore in questa catena, no? E come diciamo sempre anche noi in Taga, bisogna ricordarsi che si usufruisce di prodotti finiti e non di meri fogli stampati. Bravissimo. Tutti devono far bene il proprio lavoro. E quindi è importante perché poi alla fine un prodotto ben finito è un prodotto che è accattivante per chi lo deve acquistare e per chi lo deve utilizzare. Che prodotti avreste lanciato a Drupa? Allora, a Drupa 2020 avremmo dovuto lanciare il Paper One 7000, ovvero la nuova linea di fustellatura digitale da foglio a foglio in formato B1. Origami, che è una macchina per la creazione dei cliché digitali per l'embossing, ed infine la versione 10° anniversario della nostra famosa Label Master. Di fatto voi avete... con Label Master di fatto voi avete messo, come dire, una pietra miliare nei sistemi di taglio, quindi questo è stato sicuramente un 10° anniversario importantissimo. Però tanti annunci avevate. Vuoi parlarci un attimo di Paper One 7000? Sì, allora, iniziamo dicendo che Sei Laser ha proprio la tecnologia nel proprio DNA, lo dice il nome stesso, ed il laser è sempre al centro dei nostri sistemi. Sei Laser, oltretutto, è un'azienda italiana, mi fa molto piacere lanciare questi prodotti la prima, diciamo, in esclusiva qua a Innovation Week, anche perché siamo tra italiani, quindi permettimi un po' di orgoglio nazionale patriottico. Bisogna. Okay? Paper One è una famiglia di sistemi laser per la fustellatura digitale per il finishing da foglio a foglio. Perché Sei Laser è particolare? Perché Sei Laser realizza tutto della macchina. La meccanica, l'elettronica, il software, il percorso ottico, gli algoritmi, e quindi è una caratteristica nostra quello di fare tutto in casa. Fare tutto in casa significa anche avere il pieno controllo di tutto il processo e quindi del risultato finale. Se anche soltanto uno di questi elementi viene demandato a qualcun altro in outsourcing, non si ha veramente il pieno controllo di tutto il processo. Nella scorsa edizione 2016 avevamo presentato Paper One 3005 con formato 3550 con un singolo laser e più orientato al mondo della decorazione tramite il laser. Quello che HP chiama il mondo commerciale, brochure, biglietti augurali, eccetera, eccetera.
E avevamo anche lanciato Pepper One 5000. Pepper One 5000 è un formato ibrido perché è un B2, vecchio 50-70, che è un formato sia per il commerciale, sia guarda già un pochino verso il packaging, un formato di mezzo. Entrambi i sistemi si compongono di un feeder automatico, di un modulo di cordonatura, di una cabina laser dove avviene la fustellatura digitale e infine di uno stacker dedicato. Pepper One 7000 rappresenta un po' il culmine della nostra ricerca in R&D, arrivando a fare un formato B1, vecchio 70-100. In realtà il B1 è 112 x 70, per qua ognuno la spara la sua di dimensione, no? Beh, diciamo che in questo caso sono le norme che fanno la differenza. Adesso, diciamo, Esatto. noi di Taga, insomma, che di norme ci nutriamo e sono le regole che dettano il Sì, formato. diciamo che per me è sempre 70-100, ma sono rimasto un po' indietro. È Va il bene, B1 un po' al comunque. cerchio e un po' alla botte. Hai qualcosa da Esatto. farci vedere della Pepper One 7000, giusto? Sì, allora abbiamo preparato un piccolo video per chi non conoscesse il mondo Pepper One. Eccolo, quindi stiamo parlando di sistemi di fustellatura digitale da foglio a foglio, quindi con carico e scarico automatico, ovviamente da pallet. Ecco, il feeder, la cabina laser, lo stacker, diciamo tutti i punti della linea sono stati studiati, progettati dall'R&D in funzione di quello che bisogna realizzare alla fine. Cioè, questi fogli arrivano dentro Pepper One che sono già stati dentro 1, 2, 3 macchine, perché magari hanno fatto la stampa, ma hanno fatto anche la verniciatura selettiva, hanno fatto magari la laminazione, la plastificazione, eccetera, eccetera. Arrivano in macchina, come vedete c'è una telecamera che legge i QR code e i barcode, ricava il file fustella dal database, dal workflow, e lo realizza tramite il laser in termini di fustellatura. Prima di entrare nella cabina ci sono 2 cilindri che tramite pressione creano la cordonatura e l'embossing. Io lo vedo un po' a scatti il video, ma purtroppo penso che sia la mia linea internet. In realtà la lavorazione è molto fluida e avviene al volo, quindi la carta non si ferma mai. Cioè Pepper One 7000 è una macchina di produzione, quindi arriva a fare 2500 fogli ora con una qualità in termini di laser molto accurata, molto dettagliata, minuziosa, e quindi rappresenta un po' lo stato dell'arte per quanto riguarda questi sistemi. Lo stacker è uno stacker particolare perché il laser può creare anche dei tagli, delle microperforazioni, dei dettagli che andrebbero a incastrarsi uno con l'altro se fosse uno stacker tradizionale. Quindi uno stacker molto delicato che va ad appoggiare i fogli uno sopra l'altro. Pepper One ovviamente è una macchina importante che si affianca a sistemi di stampa importanti e che quindi rappresenta un po' la parte migliore della nostra azienda, le migliori tecnologie, i migliori laser, i migliori dettagli per la produzione, la solidità, una macchina costruita in acciaio pesante, una macchina che può durare veramente una vita in termini lavorativi. Ed è modulare, quindi può essere configurata di volta in volta a seconda delle esigenze dei clienti. È un work in progress, nel senso che noi continuiamo ad aggiungere moduli, continuiamo ad aggiungere tecnologia e quindi all'epoca eravamo partiti foglio, laser, foglio, adesso c'è già una stazione di cordonatura embossing, ci saranno anche altre stazioni in futuro per la finitura, quindi diventerà un sistema completo come lo è l'Apple Master dopo 10 anni, il famoso anniversario che celebravamo prima. Ecco. Esattamente, esattamente. Ma Pepper One 7000 sicuramente è una macchina che desta moltissimo interesse, proprio anche in questo momento di mercato particolare. Se dovessimo pensare a chi è rivolta questa macchina, voi verso quale tipo di clienti o verso quali necessità? Magari parliamo più delle necessità e poi magari saranno i nostri ascoltatori a decidere se diventare vostri clienti. Ma qual è la necessità? La necessità sta un po' in una filosofia che è quella del think digital, vale a dire se io decido di entrare nel business digitale, devo entrare
nel completo workflow digitale, cioè vale a dire tutti gli elementi di questa catena devono soddisfare questo principio. Tutti gli elementi devono essere digitali. Stride un po' avere il collo di bottiglia di una fustella meccanica quando io devo in un processo essere digitale dall'inizio alla fine. Quindi il time to market, il fatto di poter acquisire gli ordini direttamente da web alla spedizione, diciamo, tutto rientra in una logica di Think Digital. Se io riesco a entrare in questa logica, ottengo dei grossissimi risultati anche in termini di business. Se io invece cambio soltanto la stampante da analogica a digitale, ho cambiato la tecnologia di stampa, ma il mio business resta sempre lo stesso. Al limite soddisferò qualche cliente che mi chiede delle piccole tirature, però il mio fatturato non vedrà una grossa differenza. Se io invece creo un sistema di business, un modello dall'inizio alla fine digitale, riesco a ottenere dei margini molto interessanti anche su tirature piccolissime che però ripetute tante volte durante la giornata rappresentano fatturati importanti. Guarda, abbiamo già una prima domanda che poi di solito le facciamo alla fine. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che è possibile sottoporre le domande col tasto Q&A alla fine o se sono pertinenti all'argomento le riusciamo a introdurre nel momento. Comunque alla fine risponderemo a tutte le domande. Speriamo che siano buoni con queste domande perché sono già agitate. No, tranquillo, non ti preoccupare. Non è il prezzo, quindi vai tranquillo. In realtà chiedono a quali materiali può gestire. Effettivamente il tema dei materiali è un tema importante. Allora, a quali materiali può gestire? Ovviamente la carta sotto praticamente tutte le declinazioni, ma questo diciamo che lo darei quasi per scontato. Un altro materiale che a me piace tantissimo, ma che il mercato ancora diciamo non è così avvezzo, è il poliestere, per esempio. Quindi anche il packaging di poliestere per me è interessantissimo, sta iniziando a prendere piede, ma nel momento in cui le stampanti saranno sempre più pronte a stampare il poliestere, Paper One sarà pronta anche a fare il converting del poliestere. Poi il microonda. Quindi il microonda è interessantissimo sempre per il packaging. Ovviamente non è il microonda dei 3-4 mm, è il microonda del 1,5 mm, dei 2 mm, che però rappresenta già una fascia interessante in tanti mercati. E poi ci sono dei materiali particolari, penso ad esempio al termotransfer. Termotransfer che è un materiale che viene utilizzato anche per la moda, per lo sport, per la sicurezza, nell'abbigliamento piuttosto che nella segnaletica, eccetera, eccetera, si presenta a foglio e viene tranquillamente processato anche con Paper One. Altri materiali che mi vengono in mente, il polipropilene per esempio, può essere utile per fare delle etichette. Polipropilene che esiste sia nella versione normale che nella versione cavitata. Quindi il range dei materiali è abbastanza ampio. Diciamo che c'è possibilità di esplorare insomma diversi campi di applicazioni e testare diversi materiali. Credo che voi siete un po' nella vostra natura, persone tecnologiche, innamorate di tecnologie, la ricerca è continua e i test penso che siano... Sì, diciamo che una volta era anche il nostro difetto, nel senso che c'è questa estremizzazione dell'ingegnere, no? L'ingegnere fa le macchine perché è un ingegnere, non sa neanche cosa ci devono fare le macchine, però le progetta. E quindi adesso abbiamo cambiato un po' logica, le macchine sono molto verticali, si orientano a un mercato e quindi la proposta diventa più semplice. Però in realtà esistono tanti tipi diversi di laser a seconda dell'applicazione, quindi abbiamo anche dei laser molto particolari per industrie molto particolari. Penso ad esempio all'RFID, alle antenne, piuttosto che a materiali tecnici per l'automotive, penso ai biadesivi, eccetera, eccetera. Esiste tutta una gamma di diversi laser che possono essere installati su Paper One. Insomma, voi riuscite a prendere tutto il vostro know-how e la vostra ricerca e trasformarlo in soluzioni. So che avete anche infatti lanciato una nuova macchina per effetti a rilievo. Esatto. Ce ne vuoi parlare? Sì, si chiama origami. Origami perché è un po' l'arte del piegare la carta, no? Ecco, questa è l'immagine. Diciamo, la stampante esteticamente non è bellissima, però insomma fa il suo lavoro. È una chiamiamola stampante 3D. Ettore,
L'ingegnere di solito guarda dopo l'estetica, prima la funzionalità e l'accessibilità. No, diciamo che nel 2020 anche l'estetica gioca una parte importante. Paper One come estetica è simile a Indigo, infatti all'epoca c'è tuttora una partnership in corso per Paper One e quindi diciamo le linee ricordano un pochino Indigo. Origami è un sistema fuori linea. Perché è un sistema fuori linea? Perché riteniamo importante durante la creazione del cliché di embossing o di cordonatura non fermare mai la linea. Immaginate di dover cambiare anche 10-15 differenti lavori in un giorno, se ho la linea ferma per la creazione del cliché è un disastro assoluto. Qua è partito a tradimento un video. Allora, questo qua era il concept, dal quale è nato tutto in sostanza. In pratica, ecco, questo è un concept che abbiamo fatto diversi anni fa. E abbiamo detto, dobbiamo fare una stazione fuorilinea che generi automaticamente dei cliché di cordonatura e di embossing. Come vedete i fogli passano, 2 cilindri creano la cordonatura e il rilievo. Questi fogli, una volta cordonati, vanno dentro nella cabina laser per la fustellatura laser. Quindi il concept era bellissimo, si vede una stampante, si vede un cliché che esce perfetto da installare in macchina in un setup di pochi secondi e partire. Però da questo concept ad origami è passato un po' di tempo, sono passati un po' di anni. Sono passati un po' di anni perché? Perché non è semplice e quindi origami è nata da un R&D che è durato diversi anni. Noi abbiamo bisogno di precisioni estreme, quindi stiamo parlando di centesimi di millimetro. Abbiamo bisogno di non avere limiti in termini di sagoma, abbiamo bisogno di creare un cliché completamente pulito e quindi diciamo anche in origami c'è stato un grosso sviluppo in termini proprio di tecnologia. È un sistema che quindi abbiamo detto essere fuori linea e può creare sia cliché di cordonatura sia cliché di embossing vero e proprio maschio e femmina. Noi siamo un po' degli amanti maschio e femmina, forse perché siamo italiani, non so. Comunque, per dire che la concorrenza punta il maschio e basta. Noi siamo un pochino più, diciamo, siamo un pochino più sensibili al lato femminile, quindi abbiamo maschio e femmina. Cercate di completare, diciamo, tutta la proposta in modo tale che poi, come stavi giustamente dicendo, il prodotto sia il più pulito possibile e anche il più lavorabile possibile, perché poi sappiamo benissimo che un'applicazione critica come quella della fustellatura e della cordonatura hanno poi dei risvolti abbastanza importanti nella fase finale di confezionamento dei prodotti, perché possono comportare molti livelli di scarto. Avete, immagino, condotto test in questo senso, forse anche un po' per quello che ci è voluto un po' di tempo per metterla a punto. Sì, allora immagina creare 2 cliché maschi e femmina di formato 70-100 che una volta, diciamo, assemblati assieme coincidessero in maniera perfetta e precisa. Con le tecnologie a disposizione del mercato questo non era possibile, quindi Origami è stata tutta disegnata da noi e tutta prodotta da noi, a partire dalle parti meccaniche ad elevata precisione, eccetera, eccetera. Alla fine siamo arrivati a questo prodotto. Possiamo anche far partire il video, così magari mentre va il video vi spiego un attimino. Ecco, come notate è una macchina che stampa su cilindro. Quindi il cilindro dentro a Origami è lo stesso cilindro che vediamo, che abbiamo nel sistema Paper One. È una tecnologia di stampa a deposito, quindi ad estrusione di polimero. In questo momento la macchina sta creando delle cordonature. E facciamo multipassata, quindi non abbiamo limiti in termini di sagoma, di dimensioni, eccetera, eccetera. Possiamo creare dei filetti per carta da 90 grammi come filetti per carta da 600 grammi. Quindi a seconda, diciamo, del tipo di carta, l'algoritmo. Questa è una cordonatura doppia ed è la femmina, ovviamente, no? Quindi la stessa Origami crea sia il cliché maschio sia il cliché femmina. Può essere acquistata anche multipla per accorciare ancora di più i tempi di realizzazione
diciamo, del cliché di coronatura, e i materiali sono veramente friendly perché è un materiale flessibile, magnetico, molto facile da maneggiare, da utilizzare. In questo caso sta tirando fuori il cliché che è preparato. Come vedete ci sono dei pin di registro che garantiscono l'accuratezza una volta che vengono messi in macchina. Come dicevo prima, stiamo parlando di precisioni veramente centesimali, perché il lavoro, diciamo, della scatola è un lavoro importante. Se qualche cosa non è stata fatta con precisioni, poi la scatola non si chiude. Esatto. E quindi diventa fondamentale l'accuratezza e la precisione, non solo del laser, ma anche del sistema di embossing, anche di origami. Ovviamente la macchina è fuori linea come diciamo, posizionamento, ma in linea come workflow. Quindi il workflow è completamente integrato ed è lo stesso di Paper One 7000. Quindi arriva il file dal workflow. Una parte viene destinata ad origami, quella dell'embossing, una parte viene destinata a Paper One per quanto riguarda la fustellatura. Tutto avviene in maniera connessa, senza l'intervento dell'operatore, e poi tramite questi, chiamiamoli magnifici QR code, no? Sì. Tramite la lettura di questi QR code, la macchina fa tutto da sola, quindi capisce di che lavoro stiamo parlando, estrapola il file necessario e realizza, diciamo, tutto in maniera automatica e direi anche molto semplice. Poi permettimi di spendere 2 parole diciamo, sul discorso dell'ecologia, perché certo. Il laser ovviamente è una luce, quindi non abbiamo materiale di scarto, andiamo ad eliminare quelli che sono i tempi di setup, ma anche il materiale di setup, perché un avviamento tradizionale di una fustella possono essere 25-50 metri di carta, quindi ci sono degli sprechi, c'è uno stoccaggio delle fustelle di legno, eccetera, eccetera. Quindi Paper One rappresenta anche uno sbocco per quanti vogliono essere anche un po' più green, non solo più digitali, ma anche più ecologici. Ecco, con la luce, tagliamo con la luce, creiamo con la luce e non andiamo a utilizzare mezzi, diciamo, meccanici poi anche da buttare via una volta utilizzati. Certamente. In una logica anche probabilmente di fornire poi un'attività di time to market molto più puntuale per i clienti che vogliono. Sì, noi parliamo da PDF to ship, cioè dal PDF alla spedizione. Ecco, questo qua è il nostro ideale di vita. Devo dire che all'interno di questo formato PDF ormai quando si fa un file bisogna prevedere tutto ormai. Quindi sì, esatto. È un argomento che anche in Tag ci siamo posti molto seriamente. Però sai che qua bisogna picchiare, diciamo, duro con gli stampatori, perché gli stampatori viaggiano ancora col lentino della stampa, quindi dopodiché c'è tutto un mondo fuori da quello che non è il lentino. Quindi... Il grande mondo della comunicazione, dove ogni cosa stampata è comunicazione. Poi. Beh, allora, insomma, due prodotti veramente innovativi, quindi per questa Innovation Week, insomma, ci hai presentato, Ettore, davvero 2 prodotti molto interessanti, sì. Però poi arriviamo a, credo, un traguardo importantissimo, il 10° anniversario di Label Master. Insomma, qualcosa che, insomma, è significativo. Allora, Label Master ormai possiamo definirlo un classico, nel senso esatto. Che sì, diciamo, è stata presentata Label Expo 2009 ed è entrata, diciamo, alla vendita nel 2010, quindi quest'anno si celebra il 10° anno, diciamo, di commercializzazione di Label Master. È stata venduta praticamente in tutto il mondo, più di 250 esemplari, è stata venduta sia da noi direttamente sia tramite dei partner importanti. Qualche anno fa avevamo EFI che si occupava anche della realizzazione di una stampante con a bordo Label Master. Anzi, era una stampante che si basava su Label Master proprio e con a bordo il laser. È andata a finire nei settori più disparati, nel senso che noi inizialmente pensavamo a una fustellatura delle etichette con il laser. In realtà si è aperto un mondo, perché siamo andati a finire nell'automotive, nella moda, nella sicurezza, nei riflettenti, e nelle antenne, nel tessile, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente da una semplice macchina svolgitore, cabina laser e avvolgitore sono nate un'infinità di moduli addizionali, che poi è un po' quello che vorremmo fare anche con Paper One, un sistema modulare che possa essere
confezionato di volta in volta un po' sulla taglia del cliente. Quindi uno acquista un sistema semplice, poi magari ha un cliente interessato a una lavorazione particolare, compra un accessorio, aumenta con un modulo e la fa diventare una macchina che si può, diciamo, modificare a seconda dell'applicazione finale. Label Master è un mostro oramai, perché parte da un laser, 2 laser, 3 laser, 4 laser, cioè può essere configurato, diciamo, dal semplice fustellatore che accompagna una stampante digitale che fa magari 5 metri al minuto, fino a un sistema molto produttivo che arriva anche a 100 metri al minuto. Quindi stiamo parlando di mondi anche molto diversi uno dall'altro. Quindi abbraccia veramente tantissimi clienti anche molto differenti tra di loro. È corretto, quindi, se diciamo che insomma, su questo prodotto voi avete, come dire, siete stati dei precursori e avete ascoltato quelle che sono proprio le richieste che vengono dai clienti e l'esigenza per trasformarle poi in opportunità da questo punto di vista. Sì, diciamo che all'inizio magari è la 6 che propone un sistema e il cliente prende ispirazione dalla 6. Quando le macchine arrivano al mercato, poi succede anche il processo inverso, dove noi prendiamo, diciamo, ispirazione dai clienti che utilizzano la macchina. Quindi è sempre un rapporto, diciamo, bidirezionale, dove uno diventa un po' il partner dell'altro, perché senza di noi i clienti non potrebbero fare il loro business e senza il loro business noi non potremmo, diciamo, vendere le macchine e produrre. Quindi è sempre un rapporto molto stretto e direi anche di massima collaborazione. Ma forse questo qua è anche un po' la nostra caratteristica migliore, nel senso che un po' perché siamo italiani e ci piace curiosare per natura, un po' anche perché abbiamo in casa tutte le tecnologie, quindi riusciamo veramente a ricevere feedback e anche a dare le soluzioni a questi feedback. Difficilmente qua in 6 ho sentito dire non si può fare. Beh, allora dico direi che con sincerità. Con tanta, avendo un anniversario e avendo tanta tecnologia a disposizione, forse credo che sia anche giusto, come dire, dare un momento celebrativo a questo tipo di prodotto. Cosa dici? Dai, vediamo un po' Label Master. Sì, qua abbiamo puntato un po' sulla Formula 1, nel senso che la macchina può arrivare a delle velocità veramente importanti e anche il concetto del pit stop, no? Questi carico, loading, unloading delle bobine molto rapido, senza, diciamo, tempi morti, che sono quelli tipici della fustellatura tradizionale. Il barcode, il lettore barcode che va a leggere in tempo reale lavori da fustellare, quindi la macchina che si adatta automaticamente al lavoro da eseguire senza nessun tempo morto, perché il tempo morto nel digitale è la peste bubonica. Il tempo morto non ci deve essere assolutamente nel digitale, non ci deve essere neanche nel tradizionale, ma il digitale, diciamo, viene tutto amplificato. Quindi la Formula 1 perché? Perché l'Abel Master riesce a star dietro alle stampanti più veloci, le stampanti più aggressive, più arroganti, diciamo così, no? Quindi famosi 100 metri al minuto, diciamo a Bologna direbbero un po' da sboroni, cioè nel senso per il digitale, no? Quindi
coltelli automatici, come vediamo, coltelli a forbice che si autoposizionano lavoro per lavoro senza muovere niente a mano, e modularità, quindi un laser, 2 laser, 3 laser, 4 laser di diverse potenze, quindi si può veramente partire da budget molto, diciamo, limitati per arrivare invece a configurazioni molto molto importanti che richiedono chiaramente già un business alle spalle di un certo tipo. Però ho avuto quasi la pelle d'oca a vedere questo filmato qua. Sei emozionato? Sì, ma perché l'ho vista nascere veramente primordiale, in maniera primordiale, e vedere una cosa che cresce in questa maniera, un po' di soddisfazione, diciamo, me la dà sempre. 10 anni, il 10° compleanno, come si dice, adesso è diventata una teenager. Ci sono Sì. novità quindi con questa Sì. teenager? Ma allora, sicuramente la Bellmaster è un cantiere sempre aperto. Diciamo che la tendenza in questo momento è quella di allargare sempre di più il formato, quindi da un 350 originario siamo già a un 600 mm come fascia di bobina. Automazioni sempre più esasperate, quindi torrette automatiche piuttosto che stacker che separano i fogli, perché la Bellmaster parte a rotolo ma può anche arrivare a foglio, quindi è un sistema roll to roll ma anche roll to sheet a seconda delle esigenze. E poi stiamo sempre di più perfezionando anche quelle che sono, diciamo, le tipologie dei laser che andiamo a utilizzare. Il laser, ovviamente, essendo il cuore, è la parte proprio che non si deve mai fermare come sviluppo, nel senso che dobbiamo essere sempre avanti anche in questo campo. Purtroppo facciamo un prodotto italiano di qualità, top in class, quindi non è che dobbiamo soltanto dirlo e basta, dobbiamo anche farlo. Quindi Certamente. da questo punto di vista dobbiamo essere Certamente, sul pezzo. certamente. In più di una situazione hai sottolineato l'importanza dei file, l'importanza dei QR code, l'importanza dell'automazione, quindi il workflow è parte importante. Durante la nostra chiacchierata di preparazione abbiamo toccato diversi punti. Una cosa che mi ha incuriosito molto e che in fondo tu l'hai detta quando hai detto da PDF to ship, abbiamo parlato in realtà anche di web to pack, cioè questa nuova tendenza e un po' anche, come dire, un po' anche la visione, credo, di Sei Laser su questa cosa. Ci puoi, come dire, dare un po' la tua visione e la visione di Sei Laser? Beh, diciamo che, allora, tu hai parlato di web to pack. Il web to pack è proprio l'ideale in termini di business per il Paper One, 5.000, 7.000, 7.000 maggiormente. Perché? Perché è proprio, diciamo, il modello creato su misura per Paper One. Vale a dire, un cliente vuole realizzare degli astucci, delle scatole su misura per il proprio prodotto, va su internet, trova una piattaforma idonea dove, diciamo, una volta impostate le dimensioni dell'oggetto che si vuole, diciamo, inserire nella scatola, la piattaforma automaticamente crea il file di creazione della scatola con le coordinature, i tagli e quant'altro, e ovviamente anche con a volta attorno la grafica per la stampa. Ecco, queste piattaforme software che stanno sempre più prendendo piede aiutano gli stampatori proprio a creare il business. Quindi si parte da una piattaforma che in tempo reale possa generare un file per la stampante, un file per l'origami e un file per la Paper One, e in questo modo, diciamo, creare una catena completamente digitale dall'idea, che si parte da un'idea, alla realizzazione del prodotto finito, che è una scatola dedicata. È un business che sta partendo adesso, nel senso che se ne parla da un po', ci sono già clienti che hanno diciamo, dei trend di crescita molto molto interessanti, soprattutto con dei numeri molto più grandi rispetto ad altri settori anche nel mondo digitale, della stampa digitale, e quindi direi che è un settore che nei prossimi anni vedrà sempre di più un interesse sia da parte dei produttori delle stampanti sia da parte dei clienti finali. E noi dietro, perché noi viaggiamo sempre in parallelo con la stampa, quindi più le stampanti digitali saranno diffuse sul
sul territorio, più sarà richiesto l'intervento del converting digitale. Non c'è ancora una popolazione di macchine stampa astucci digitale così numerosa, però la visione che abbiamo è sicuramente di un grande interesse nei prossimi anni. Drupa doveva essere la svolta. Drupa 2020 doveva essere la svolta in questa direzione. Il web to pack, il web to label, il web to sticker, cioè vale a dire un processo che avviene tutto dall'inizio alla fine in maniera completamente digitale, con dei trend di crescita molto molto interessanti e con dei margini per gli operatori ancora diciamo ottimali. Certamente. Credo di aver colto nelle tue parole un aspetto anche importante, correggimi se sbaglio, e che c'è una parte produttiva che può essere standardizzata, che può essere ottimizzata per poter liberare risorse poi in termini di creatività che è nuovi prodotti, creatività che possono essere nuovi supporti, nuove soluzioni, e anche quindi per chi poi si dota di queste attrezzature fare nuove proposte. Quindi una forte spinta all'innovazione, sicuramente una lettura. Certamente sapevamo che Drupa 2020 avrebbe riservato, sarebbe stata molto frizzante. Personalmente io l'avrei fatta tutta, proprio perché probabilmente ci sarebbe stato molto da vedere anche dietro le quinte. Ecco, quindi diciamo, credo che per un'azienda come i Sei Laser, e quindi magari facciamo un ragionamento un po' più ampio, una fiera che cos'è? Quanto è importante per un'azienda come i Sei Laser? La fiera è un mondo, cioè nel senso che magari vista da fuori è lo stand dove si prova a vendere delle macchine, ma in realtà sappiamo bene che non è così, cioè la fiera rappresenta tantissime cose. Cioè la fiera è il momento dove si incontrano i clienti, il momento dove si incontra la rete di vendita. Pensate a un'azienda come la Sei, che ha sedi sparse un po' per tutto il mondo, agenti e commerciali sparsi un po' per tutto il mondo. Drupa è proprio l'evento in cui tutti convergono nello stesso posto, si scambiano informazioni, idee, feedback dei clienti, del mercato, eccetera, eccetera. Ha una funzione di R&D, perché comunque sia in fiera si vedono le novità, i nostri ingegneri possono capire i trend di mercato, dove sta andando anche la concorrenza, c'è un momento di confronto, anche se vuoi, su quello che è il livello tecnologico della nostra azienda, ma anche delle altre. E poi la fiera è una piazza, cioè voglio dire, la piazza che cos'è? La piazza è quel luogo dove la gente viene attirata proprio per la piazza stessa, quindi se noi come Sei Laser dovessimo ricreare una piazza nostra, non avremmo assolutamente la potenza di fuoco di un Drupa o comunque di un evento importante come questo. Direi che è una cosa impossibile da realizzare esternamente, no? Io faccio l'esempio dell'IKEA, cioè l'IKEA è talmente grande che si mette fuori città e la gente ci va a visitarla perché è IKEA. Se si mette la Sei fuori città non va a visitarla nessuno, perché non ha una potenza di brand così importante da far muovere apposta. Ma la potenza di brand è quella del Drupa, cioè il Drupa è lui che attira. Una volta che poi, diciamo, i visitatori visitano Drupa, ci siamo anche noi ovviamente, come ci sono tanti altri. Però adesso stiamo facendo un webinar, stiamo cercando soluzioni anche digitali che il coronavirus ci ha insegnato ad utilizzare. Ma io dico sempre non molliamo le fiere, perché le fiere sono veramente fondamentali, anche solo per il rapporto umano. Cioè noi ci giochiamo anche la nostra, tra virgolette, italianità, la nostra fisicità, cioè ci piace anche, tra virgolette, non solo vedere il cliente dallo schermo, ma anche parlarci di persona, toccarlo, insomma, e fare 4 battute che magari poi con Skype o Zoom non si riescono a fare nello stesso modo. Diciamo che l'elemento di presenza è sempre un elemento molto, molto importante, e questo come dire, permette anche di cogliere sfumature e empatia. Tuttavia abbiamo dei feedback anche facendo un evento appunto come l'Innovation Week, che è un modo diverso per fare fiere e anche un modo per poter comunicare.
po' di domande sono arrivate e quindi una prima domanda Vediamole. che era quasi scontata, era proprio quella: se nella carta si vedono le bruciature del laser. Questa diciamo che è un po' la domanda, credo, che viene fatta quasi sempre quando si parla di laser e carta. Giusto, giusto. Allora, ringrazio per la domanda. Allora, due aspetti. Il primo, la qualità del laser, cioè voglio dire, il laser deve essere il più sottile possibile e il più preciso possibile, ovvero l'energia deve essere concentrata in un punto che sia il più infinitesimale possibile. Questo permette di avere dei tagli puliti senza nessun tipo di bruciatura. Un altro elemento è quello dell'aspirazione, cioè dei fumi. Cioè il laser che cosa genera? Genera una componente di gas e una componente di polveri durante la sua esecuzione, durante il taglio. Se il piano di aspirazione non è adeguato e se, diciamo, la macchina non è concepita in maniera ottimale, questi fumi vanno a sporcare la carta e quindi lasciare degli ingiallimenti e lasciare, diciamo, delle bruciature, chiamiamole. Ovviamente un difetto, non deve essere così, ok? Quindi se avete visto prima il video di Pepper One, magari non ci avete fatto caso, però nella cabina laser c'è un piano di lavoro fatto un po' come il tavolo del fakiro, con tanti aghetti piccolissimi che sorreggono il foglio, gli permettono di non avere una superficie di, diciamo, di adesione ad un tavolo, quindi nessuna riflettenza, e anche i fumi che vengono evacuati dal tavolo stesso. Noi non evacuiamo soltanto i fumi, evacuiamo anche i pezzettini, perché se volessi tagliare delle decorazioni, il mio tavolo mi porterebbe via anche i pezzettini di carta piccolissimi. Però principalmente servono per evitare proprio le bruciature e i segni gialli. Concedimi un ultimo secondo. Come avete visto nel video di Pepper One, noi fustelliamo con la stampa rivolta all'ingiù. Che cosa significa? Che significa che la parte laserata è quella all'interno dell'astuccio. Questo lo facciamo proprio per evitare qualsiasi problema in termini di laseratura. Cioè il tipografo attento con il lentino noterebbe che questo è tagliato con il laser. In realtà, siccome la laseratura avviene all'interno della scatola, una volta la scatola chiusa è assolutamente impossibile capire che è stata tagliata con il laser. Questa è anche una caratteristica nostra, nel senso che leggiamo i QR code, il registro, eccetera, al contrario, all'ingiù, cioè abbiamo le telecamere sia sopra che sotto, quindi il foglio può essere messo o a testa in giù o a testa in giù, fronte o retro. Quindi abbiamo cercato di affrontare questo problema a 360 gradi. Ci stiamo avviando verso la conclusione, allora come dire, riassumo un po' le domande. Sì. Ad esempio la domanda mi dice, una domanda che è arrivata è: ok, l'astuccio che si chiude, ma se fustelliamo una carpetta funziona allo stesso identico modo? Sì, direi di sì, assolutamente. Perfetto. Cartellette, sì. E allora adesso faccio un'altra domanda che riguardava invece la preparazione dei file, cioè il setup dei file, la preparazione dei file per lavorare con Pepper One o con Origami. Richiedono accortezze particolari, software particolari? Oppure... Allora, no, allora, noi forniamo, diciamo, un nostro software che poi si andrà ad integrare con i software aziendali, quindi i classici ESCO piuttosto che altri famosi brand che producono software di workflow. In realtà noi lavoriamo con degli XML come file, no? Questi XML contengono sia la parte grafica sia la parte delle informazioni che servono, diciamo, alla fustellatura. Faccio un esempio. L'offset, per esempio, l'offset è la distanza rispetto a pinze squadra della stampa, piuttosto che magari il tipo di materiale. Quindi quando arriva il lavoro dentro Pepper One, la macchina automaticamente sa di cosa stiamo parlando. Se stiamo parlando di 350 grammi, 400 grammi, 500 grammi di carta, che tipo di carta, eccetera, eccetera. Possiamo impostare anche le quantità, possiamo impostare diverse, diciamo, possiamo impostare diversi effetti, cioè una stessa linea può essere un taglio, ma può essere anche una microperforazione. Quindi attraverso il nostro, diciamo, software è possibile anche fare degli effetti speciali.
so, per fare easy opening, per esempio, Sì. per aprire una confezione a strappo, abbiamo già dentro nel software dei algoritmi che creano un tratteggio idoneo per l'apertura facilitata senza rovinare la scatola, senza strappare la carta in maniera random, eccetera, eccetera. Quindi comunque Quindi direi, è una cosa che è molto semplice. Quindi direi, Ettore, è anche molto importante poi il rapporto con voi proprio per poter impostare la cosa. Il nostro tempo purtroppo si è concluso, ma avremmo di poter parlare ancora, credo, tantissimo. Sì. Ringraziamo tutti i partecipanti, io ringrazio Ettore. Grazie a tutti, saluto anch'io tutti quanti ci avete visitato, vi ringrazio tantissimo e poi a settembre facciamo veramente l'inaugurazione fisica e quindi inviterò tutti a vedere Paper One qui a Curno, provincia di Bergamo. Perfetto, grazie a tutti. Grazie a tutti.